Chi è? Sono io. Monica? Chi altri? Ma che ore sono? Qui le 7. Stavi già dormendo? No, è che stavo mettendo un po' di ordine tra le mie scartoffie. Buona idea. L'ultima volta che sono stata lì facevo fatica a muovermi. Come procede? Sì, procede. Sei riuscita a trovare un po' di materiale? Un po'. Se vogliamo pubblicarlo entro Natale, devi farmelo avere entro settimana prossima. Lo so, non ti preoccupare. Quindi pensi di farcela? Sì, avrai il tuo libro settimana prossima. Per il resto, tutto ok? Sì, diciamo di sì. Va bene. Dai, ti lascio lavorare. Magari ci sentiamo domattina. Va bene, come vuoi. Ciao. Ciao. Non ce la farò mai, Orazio. Beato te che non hai problemi. E va bene, riascoltiamo queste interviste, queste meravigliose interviste. Qual è il tuo nome? Sonia, vuoi raccontarmi la tua esperienza? Sì, mi trovavo con alcuni amici in montagna, dalle parti di Torino, sul Musinè. Camminavo per un sentiero quando all'improvviso mi vedo comparire davanti questo essere. Sarà stato alto 4 metri. I miei amici sono scappati via, io non riuscivo a muovermi, ma non per la paura. Ero bloccata letteralmente, dalla testa ai piedi. Mi descrivi questo essere? Com'era fatto? Aveva la pelle squamosa e scura, gli occhi rossi, 2 grandi orecchie da pipistrello. La bocca era quasi del tutto inesistente. Ho sentito la sua voce, ma non mi parlava con la bocca. Mi ha detto che il giorno del giudizio è vicino. Non è la prima volta che mi capitano fatti del genere. 3 anni fa ero andata sul fiume con mio padre. Lui pescava, io prendevo il sole. Ad un certo punto mio padre mi dice di guardare. Io mi sollevo e vedo una cosa nell'acqua. Veniva verso di noi come se stesse nuotando. Quando è emersa l'abbiamo vista, ma per poco, perché ce la siamo data subito a gambe. Sembrava un uomo, ma non lo era, ve lo posso giurare. Aveva la faccia da rospo ed era verde, con il corpo tutto ricoperto di squame.
Siamo corsi subito via. Abbiamo lasciato lì tutto quanto, mio padre, anche gli unici 2 pesci che aveva pescato quella mattina. L'autunno per gli alci è un periodo speciale. È la stagione degli amori o del calore. L'odore di una femmina in calore attira il maschio dall'altra zona. Pronto? Vanessa, Ciao Daniele. sei ancora al lavoro sul libro? Prima mi ha anche chiamato Monica, lo vuole per settimana prossima. E come fai? Non lo so. Mi inventerò qualcosa. Ho anche riascoltato le interviste, ma non c'è niente che mi ispiri particolarmente. Tutte storie capitate ad altri, tutte diverse. Beh, se hai bisogno di qualcosa lo sai che puoi contare su di me. Perché hai visto un UFO? Ma no, Lo so, non ti preoccupare. dici così ogni volta. E infatti ogni volta me la sono sempre cavata, no? Lui l'hai più sentito? No, Scusa, non volevo. no, figurati. E tu invece come stai? Hai parlato col notaio? Sì, mi daranno il 50%. E ti va bene? Devo accettare per forza, non ho altra scelta. Ah, scusami, adesso devo andare che è arrivata Federica. Salutamela. Ma certo. Buona serata, sorellina. Anche a te. Ciao. Ciao. Esistono, non esistono, sono già qui tra noi. Cosa vuole che le dica? Certamente che esistono. Vede, sostanzialmente un UFO è soltanto un oggetto volante non identificato. E noi ne vediamo tantissimi nei nostri cieli, tutti i giorni. Però attenzione, non sto dicendo che questi oggetti siano tutti di origine aliena. Molti potrebbero essere semplicemente delle parti di satelliti o dei palloni sonda o degli esperimenti militari. L'abbiamo visto anche prima nel filmato. Però molti altri potrebbero provenire da fuori, diciamo così. E vede, esistono moltissime prove a conferma di questa teoria. Basti pensare alle piramidi. Le piramidi che sono sparse un po' per tutto il mondo. Vede, sono delle costruzioni troppo precise ed architettonicamente perfette per attribuirla a un popolo con poca esperienza come gli egizi. Infatti non dobbiamo dimenticare che nel 3000 a.C. questa popolazione disponeva solamente di strumenti in rame. Mezzi un po' limitati per realizzare simili opere, non trova? Per non parlare poi di tutti quegli oggetti anacronistici rinchiusi nei musei di tutto il mondo, anch'essi prove inconfutabili del fatto che veramente le popolazioni antiche entrarono in contatto con delle intelligenze superiori, magari provenienti da altri mondi. Ha ragione, la ringrazio molto, dottor Mauro. Grazie a voi, è stato un piacere. Pronto? Ciao, sono io. Stai pranzando? Disturbo? No, dimmi pure. Quando hai tempo controlla la posta che ti ho mandato un po' di foto del mare, così vedi quanto è cresciuta Beatrice. Mi chiede sempre quando viene la zia a trovarci. Presto. Dile che verrò presto. Ah, va che ti hanno spedito un po', ho fatto un po' di pulizia e ne ho trovate di vecchissime. Allora che ho fatto? Le ho buttate tutte nello scanner. Foto di nonni, bisnonni, dei veri cimeli, fidati. Carino. Vado subito a vedere le foto. Ma dov'erano? Ma in un vecchio baule in cantina, erano lì da chissà quanto tempo. Allora non vedo l'ora di vederle. Grazie. Ok, a dopo. Ciao. Ciao. Ciao.
Pronto? Ciao Daniele. Sto guardando le foto che mi hai mandato, sono qui davanti al PC. Ma quanto è cresciuta Beatrice? Hai visto? E più cresce più mi fa preoccupare. Ha già dei ragazzini che le vanno dietro, Mi chiede anche di uscire alla sera, ma cavolo, ha solo 16 anni, non mi sembra il caso di... Tu che ne pensi? Vanessa, mi stai ascoltando? Ci sei ancora? No, è che stavo cancellando lo spam. Sì, ne arriva sempre un sacco anche a me. È già il quarto indirizzo di posta che creo per questo motivo. Sì, ora se non ti dispiace vorrei continuare a scrivere. E comunque falla uscire, Beatrice. Non ti ricordi che lo facevo anch'io alla sua età? Sì, ma tu avevi sempre dietro un fratellone a proteggerti. Non mi è mai servita la protezione, lo sai. Vero? Vabbè dai, ci sentiamo. Riposati ogni tanto, Ora sembri la mamma. Vero anche questo. Ciao mamma. Ciao stupidina. Pronto? Ciao. Che sorpresa! Mi è successo una cosa e ho bisogno del tuo aiuto. Complimenti. Non ti fai sentire per 3 mesi. Adesso mi chiami e non mi chiedi neanche come sto. Mi dici solo che ti serve il mio aiuto. Arrangiati. No, aspetta. Scusami, hai ragione. Come stai? Come vuoi che stia? Come uno che è stato mollato. Non me la sentivo, lo sai. Già. Cosa ci posso fare? Nulla. Vabbè, dai, dimmi. Di che cos'è che hai bisogno? Ho dei documenti. Sembrano scottanti, ma sono in inglese. Lo sai, io non lo mastico molto. Mentre tu... Va bene, allora potrei venire da te, così li guardo. No, meglio che te li mando via mail. Va bene, ma in questi giorni sono abbastanza impegnato. Potrebbero servirmi per il mio libro. Devo finirlo al più presto. Lo stai scrivendo allora? Sì, ma sono in alto mare. Va bene, dai, farò il possibile. Anche se... Cosa? No, niente. Allora grazie. Ciao. A presto, ciao.
Questa è bella. Ehi, Orazio, tu che faresti? Io vorrei credergli, ma come faccio? E se fosse un pazzo, un serial killer? Sa anche dove abito. Forse dovrei chiamare la polizia. Ma una vera ricercatrice indaga prima di dare un verdetto finale, no? Ho dato un'occhiata ai documenti che mi hai mandato. Sai, sono incredibili. Non avrei mai pensato, ma ci sono delle cose che sono assolutamente interessanti. Ho fatto una ricerca e ho provato a guardare su un vecchio volume e lì si trovano dei documenti simili, ma sono tutti censurati. Invece quelli che mi hai spedito tu sono senza censure. È una cosa incredibile. Di che si tratta? UFO, alieni, tutto sull'allunaggio del 69. Alla NASA sanno tutto da sempre, eppure ci tengono all'oscuro. Dici che potrei utilizzare questo materiale per il mio libro? Potresti. Tu devi pubblicarlo. Anche se potrebbe essere rischioso. Ma si può sapere chi te li ha mandati? Non lo conosco, mi ha scritto qualche messaggio. Dici che sono autentici? Beh, tutto mi fa credere che lo siano. Va bene, grazie. Tu appena puoi mandami comunque la traduzione scritta. Io cerco di saperne qualcosa di più. Grazie. D'accordo. Ciao.
sto diventando paranoica. Verrà. Ha detto che verrà. Pronto? Viene qui. Chi? Il tuo informatore? Sì, domani mattina. E? Ha impegni domani. Sorridi, Orazio? Pronto? Come va, sorellina? Bene. Domani intervisto un'altra persona. Un altro visionario patito per gli UFO? Dani. Scusa, chi è? Non lo so, lo conosco poco, ma è riuscito a stupirmi già un paio di volte. C'è da fidarsi? Non ti preoccupare, non sarò sola. Con chi sei? Non mi dire. Eh sì, Michele. Gli ho chiesto di assistermi. Hai fatto bene. Sì, ma questo non significa che... L'importante è che ci sia qualcuno. Se hai sentito il bisogno di chiamarlo, significa che non ti fidi del tutto di questa persona. Non lo so, è un tipo interessante, ma non lo conosco. E di certo non basta qualche messaggio per conoscere una persona. Ti farò sapere. Occhi aperti, mi raccomando. Non ti preoccupare. Lo sai che so badare a me stessa. Ciao, sorellina. Ciao. «40 domande, Orazio. Che dici? Basteranno?»
Stavi dormendo? Sei venuto veramente? Beh, sì. Ma posso entrare o devo... Sì, scusami, entra pure. Vieni. Ma non è ancora arrivato? No, non ancora. Ma verrà? Penso di sì. Perché? Non lo so. Lo sento. Io ho preparato delle domande. Comunque, mi ha fatto piacere che mi hai chiamato. Mi serviva l'aiuto di un esperto. Sì, lo so, però volevo dire che diciamo che mi ha fatto piacere rivederti oggi. Michele, non è cambiato niente tra di noi. Io ho bisogno del tuo aiuto perché sei un esperto e sei professionale. Posso contare su di te. Certo. Grazie. Sarà lui? Ciao Vanessa, devo consegnarti questa. Che cos'è? La convocazione per la riunione condominiale è tra 2 settimane. Ah, la ringrazio. Di niente. Tutto bene? Vedo che hai visite. Ah, no, è che... No, scusami tanto per il disturbo. Tutto qui. Ti lascio alle tue faccende. Buona giornata. Anche a lei. Falso allarme, Orazio. Parli ancora col canarino? Sì, ogni tanto. Ci sono problemi? No. Era la caposcala che mi ricordava della riunione condominiale. Interessante. Interessantissimo. Scommetto però che non vedi l'ora. Sì, non vedo l'ora di buttarmi in mezzo a una massa di signore assetate di litigi. No, guarda, ammazzerebbero per delle sciocchezze. Beh, questo condominio è un microcosmo. La versione macro, ovvero il mondo, non è del tutto differente. La gente si uccide per delle sciocchezze. Comunque volevo dire che scommetto che tu non vedi l'ora che arrivi lui. Questa volta sarà lui. Vanessa. Sì, sono io. Si accomodi pure. Grazie. Carino qui. Ehi, ciao! Dice di volere più luce. Non gli piace molto il buio. Ah, già, lei è Tikal quindi? Ah sì, scusa, non mi sono presentato. Sono Tikal. E potete darmi del tu. La prego, sì. Scusami, puoi accomodarti sul divano? Grazie. A dire la verità non mi sono mai trovato tanto bene con questi strumenti. Se vuoi la tolgo. No, dai, fa pure, non preoccuparti. Ma noi ci conosciamo per caso? Ci siamo già visti da qualche parte? Può darsi. Ma il mondo è piccolo e poi io non esco molto di casa. Allora, se tu vuoi possiamo cominciare. Io ho preparato delle domande da farti, ma se non te la senti di rispondere non c'è problema. Ok, sono pronto. Partito. Partiamo da te. Chi sei?
Sono Tikal e non sono umano. Potresti essere più chiaro? Non sono un terrestre. Provengo da Kyrena, un pianeta orbitante intorno al sistema solare di Sirio. Quando sono partito ero molto giovane. Avevo circa 300 dei nostri anni, corrispondenti a una dozzina di anni vostri. Abbiamo viaggiato molto per il cosmo. Abbiamo fatto tante cose, abbiamo visto molti pianeti. E nel frattempo ho fatto carriera, sono cresciuto e poi un giorno la nostra nave ebbe un'avaria e precipitammo sulla Terra. Il relitto della nostra astronave si inabissò a largo dell'Istria. Io feci appena in tempo a salvarmi. Molti di noi morirono. Altri invece, come me, si salvarono. Io raggiunsi la riva a nuoto, ma persi la mia famiglia, mio fratello e la donna che amavo. Mi sono ritrovato nella città che voi chiamate Pirano. Io e altri membri dell'equipaggio che siamo sopravvissuti abbiamo cercato aiuto, ma siamo stati presi a fucilate dalla Repubblica di Venezia, la Serenissima. Ci avevano parlato della natura umana così violenta e selvaggia, ma solo allora ne pagammo le spese sulla nostra pelle. Scusate, potrei avere un bicchiere d'acqua? Sì, certo, scusami tu. Oh, grazie. Prego. L'acqua è vita. Ed è così in tutto l'universo. La prima volta che sono arrivato qua facevo fatica a respirare. Soffocavo. I primi tempi sono stati terribili, i primi mesi, i primi giorni. Poi, piano piano, ho cominciato a respirare. Ancora oggi non so di preciso quanti dei miei ex compagni siano sopravvissuti, dei 200 che sono scappati con me, che erano a bordo con me. E qui entrate in gioco voi, il motivo per cui sono qui. Se sono venuto qui è perché ho la speranza di ricontattarli. E non so quanti ce ne sono, ma so che ci sono, sì, e voglio trovarli. Tikal, ti renderai sicuramente conto che la tua storia è dell'incredibile. Io ho bisogno di prove per crederti. E te le darò. Beh, poi mi sembra che qualcuna io te l'abbia già data. Niente di così sconvolgente dopo tutto. Scusa se quando si è spenta la luce ti sei spaventata. No, io non mi sono... Certo che ti sei spaventata. È normale per voi, per la vostra gente. Avete tutti paura. Però la paura è un bene perché vi fa agire con più circospezione. Come diceva Nietzsche, che ebbi l'onore di conoscere nel 1888, il pauroso non sa cosa significa essere solo. Dietro la sua poltrona c'è sempre un nemico. Però la paura ci è utile perché ci fa essere cauti. Nietzsche. Friedrich Nietzsche? Friedrich Nietzsche. E comunque sì, è lui. E comunque lo conobbi tardi, quando già cominciava a dare fuori di matto. Se devo dirvi una cosa, anche noi avevamo paura. Eravamo soli in terra straniera e ostile ed eravamo spaventati da ciò che non conoscevamo. Certe cose non cambiano mai. Prima hai detto che la tua astronave si è inabissata a largo di Pirano. Quindi sarebbe possibile recuperarla. Il mare è a sud-est della penisola, è profondo anche 500 metri. Il punto esatto non lo conosco. Però sì, suppongo che sì, con le giuste risorse si potrebbe tentare, sì.
Nel corso del secolo successivo ho vagato molto, cambiando continuamente casa. Ero obbligato ad allontanarmi perché la gente si rendeva conto che non invecchiavo. Infatti noi chileniani viviamo molto più a lungo di voi. La nostra vita è molto più longeva, viviamo fino a 10 volte tanto. Invecchiamo, ma molto più lentamente. E io nel corso dei secoli ho cambiato casa. Ho viaggiato per l'Europa e ho vissuto prima nella Repubblica di Venezia, poi nel Regno di Baviera, poi nel Regno di Francia, che è diventato anche una repubblica. E ho visto accadere un sacco di cose. Cadere le regine, nascere e crollare stati. Ho visto accadere un sacco di cose violente che accadono qui da voi, ma non mi sono mai lasciato coinvolgere. Mai. Il nostro è un popolo pacifico, non ama per niente le guerre. Quindi su Chilena voi non avete mai combattuto una guerra? In tempi molto antichi, sì. In tempi molto antichi. Combattevamo, ma quando abbiamo scoperto i vantaggi di una convivenza pacifica abbiamo smesso. E solamente quando poi siamo stati attaccati da altri popoli, altre civiltà aliene, abbiamo imbracciato le armi per difenderci. Non hai delle vecchie foto? Non so, dei primi del Novecento? Sì, forse dovrei averle da qualche parte, ma dovrei cercarle. Avresti potuto conservarle un po' meglio, non credi? Cosa, per questa intervista qui? Io ho vissuto la giornata per molti secoli. Mi sono spostato in continuazione, forse da qualche parte ne ho ancora un po'. La nostra civiltà non ha il culto delle fotografie. I nostri ricordi li fissiamo qua, dove non possono sparire. Capirai che abbiamo bisogno di prove per crederti. Hai ragione, e spero che ce ne darà, ma io ho interesse a sentire il resto della storia. Nel corso dei secoli ho viaggiato molto. Ho viaggiato, vissuto tra l'Italia e la Francia. Ho imparato molti usi e costumi locali, sia d'Oltralpe che vostri, e ho imparato un sacco di lingue anche. Alors, tu peux parler français avec moi? Mais oui, je parle français et suis l'Allemagne. Mein Name ist Tikal. Меня зовут Tikal. Как дела? Scusa per la pronuncia, ma sono almeno 100 anni che vivo in Italia. Francese, tedesco, forse anche russo. Beh, sono lingue che in molti sanno parlare sulla terra. Non bisogna essere alieni per questo. Si placet vobis latine loqui possum. Se vuoi, posso parlare anche l'aramaico antico, il greco antico, il coreano moderno. Non dirmi che sei anche il sumero e il babilonese, per esempio. Ho conosciuto la Yard. Nel 1840 ho partecipato agli scavi di Ninive. Ho partecipato a molti scavi nel corso dei secoli. Cercavo tracce del mio popolo. Alcune leggende dicono che in passato vi abbiamo già visitato, ma non ho trovato nulla. È passato troppo tempo. Scusatemi. Ciao. No, va tutto bene, perché? Ah, ho capito. Non so a che gioco No, tu stia giocando, non preoccuparti. ma se pensi che io me la beva, Sì, ti ci sbagli sarò. di grosso. Stai calmo. Ah, va bene. Sì, certo. Non ti ho chiesto mica io di venire qua. Siete voi che avete Ok. invitato me. Puoi credermi o non credermi, non me ne frega niente. Va bene. Ciao. Era Alice, mi ha ricordato di un convegno al quale non posso mancare giovedì. Se ti va possiamo continuare. Come stavo appunto dicendo al tuo amico poco prima, per me non c'è alcun problema, se vuoi io continuo con la mia storia. Io mi ero preparata delle domande da porti, ma il tuo racconto è così avvincente. Grazie. Già, è proprio incredibile. Sì, però ascoltiamolo prima, poi valuteremo, va bene? Certo. Prego, continua pure. Va bene. Posso alzarmi? Sì, certo. No, ti sto riprendendo. E invece sì, puoi alzarti. Grazie.
Dopo l'inizio della seconda guerra mondiale, le cose sono un pochettino peggiorate ed io sono andato a vivere in montagna. Noi chileniani siamo vegetariani e io in montagna avevo un orticello come quello che avevano i miei genitori sul mio pianeta d'origine, Chilena. Il nostro metabolismo è diverso dal vostro, però. Eppure sei del tutto simile a noi. È strano considerando il fatto che sulla Terra siamo tutti così diversi. Europei, africani, asiatici. Mi sembra strano. Com'è possibile invece che tu sia tale e quale a me? Deriviamo tutti dallo stesso ceppo comune, quindi siamo tutti fratelli in realtà. Ma poi l'evoluzione, noi in un senso, voi in un altro e... Sì, diciamo che ci sono delle leggere differenze anatomiche. Se mi ammalassi e andassi in uno dei vostri ospedali a farmi visitare, credo che si capirebbe. Scusa, tu in 300 anni non ti sei mai ammalato, mai ferito? Non hai mai avuto bisogno di andare in un ospedale? Mi sono ferito, ma no, non sono andato in uno dei vostri ospedali. La vostra medicina è così rudimentale, ancora andate a segare le persone convinti di poterle guarire. Io, se mi ammalo, e questo capita molto di rado, mi curo da solo, con le erbe. E sono efficaci? Ma certo, ma molto più delle vostre medicine. Il cui scopo, tra l'altro, di solito non è quello di farvi guarire, ma proprio quello di farvi ammalare. Era il 1970 ed io lavoravo in una vetreria. Commisi un errore e mi ustionai la mano. E ti sei curato da solo? Con le erbe e con una tecnica che, anche se voi due foste i migliori due medici di questo pianeta, non credo proprio che capireste, anzi no. Non ti pare di esagerare un po'? Una mia amica, una compagna delle elementari, ebbe un incidente domestico e si ustionò. Io ce l'ho ancora davanti agli occhi, questa bambina con il volto sfigurato. Se io la rintracciassi, tu potresti guarirla. Certo, potrei guarire lei, potrei farlo con chiunque, ma la vera domanda è: lei si lascerebbe curare? E soprattutto io che fine farei? A voi umani non piace questa cosa qui, vi destabilizza. Tu sei più tornato alla vetreria? No. E perché? Perché la gente ha paura. La gente ha paura e non ascolta. La gente non ha paura. La gente ha paura. Ascoltavi, Michele? Ascoltami, falla finita con questo tono, va bene? Oppure che fai? Mi metti le mani addosso, come nel Medioevo. Non fate altro che fare questo voi. Avete sempre fatto così. Prima la Santa Inquisizione, poi le case farmaceutiche. Siete schiavi. Schiavi? Schiavi. E di chi saremmo schiavi? Beh, guarda, non è che l'imbarazzo della scelta, Michele. Di quello che non capite, dell'ideologia religiosa e di padroni di casa che non conoscete. Padroni? In che senso? Sai, noi chileniani non siamo l'unica razza aliena presente sulla Terra. Finora ho contato 12 o 13 razze aliene presenti qui. 12 o 13? E dov'è che sarebbero? Beh, fanno molta attenzione a non farsi scoprire, Michele. Vedi, noi chileniani siamo un popolo pacifico, ma non è così per tutti. E gli altri vivono qui sulla Terra da un sacco di tempo. Alcuni stanno nel sottosuolo, nelle profondità della Terra, altri negli oceani, altri sul lato oscuro della Luna. Ma altri vi governano. Ci governano. Quindi secondo te i nostri governanti sono degli alieni con sembianze umane? No, non ho assolutamente detto questo, guarda, Michele. Ho detto solo che fanno bene attenzione a non farsi scoprire, ma questo non vuol dire che i vostri governanti siano alieni. Beh, diciamo che i vostri governanti sono burattini, pedine. Ah, pedine. E non sanno nemmeno chi stanno servendo veramente. E guarda, Michele, che è così fin dai tempi dei babilonesi e degli egizi.
Come vi dicevo prima, noi Kileniani siamo un popolo pacifico, ma non è così per tutti. Altre razze aliene vengono qui per dominarvi e prendere tutto quello che possono prendere. E non se ne vanno. Quindi, David Icke, i Sitchin avevano ragione, è tutto vero? Però capirai che io non posso crederti sulla parola. E fai bene a non credermi. Tu ascolta quello che ho da dire e poi farai i conti tu con quello che vorrai credere. Che se poi ti guardi in giro, intorno, ti informi, qualche appiglio per capire che quello che dico ha un senso, magari, caro il mio ricercatore, lo trovi. Troverei dove? Lo troveresti. Ah. Voi Kileniani avete una religione, un dio? Vedi, Vanessa, il 25 dicembre, la morte e la resurrezione, il numero degli apostoli, sono simboli presi da altri culti più antichi. Il dio Mitra, Osiride, Attis. Allora che dite, non so, andiamo a parlare un po' alla finestra? Io ho bisogno di un po' di luce come il canarino. E almeno a te, Michele, dimostro che sicuramente, almeno un vampiro, non sono. Prego. Un vampiro forse no, ma aspettiamo la luna piena e vediamo se non è un licantropo. Come vi spiegavo prima, Vanessa e Michele, noi e voi abbiamo veramente molto in comune, ma provo a spiegarvi cosa intendo. Dovete sapere che milioni di anni fa, noi Kileniani interferivamo con l'evoluzione di altre specie. Ora non lo facciamo più, ma milioni di anni fa era una cosa che ci piaceva molto fare. Si narra di un gruppo di Kileniani che è atterrato su un pianeta azzurro, popolato da rettili e da scimmie. Ed ha interferito con l'evoluzione di queste scimmie e voi siete i discendenti dei Kileniani di Sirio. Lo so che ti fa ridere, Michele, ma è vero. Ecco perché quando guardate Sirio e ci pensate avete nostalgia. Ed è il motivo per cui molte delle vostre culture più antiche, gli egizi, i babilonesi, gli etruschi... Sì, abbiamo capito. Arriviamo al punto. Mi sembra così surreale. Sì, ma il fatto che sia surreale non vuol dire che non sia vero, no? E pensate che c'è anche una tribù in Africa, i Dogon, che narra della venuta dei Nommo, una civiltà aliena che ha consegnato agli umani tutta la conoscenza. Noi siamo tutti una stessa famiglia. Se tutto questo fosse vero. Sono storie. Le stesse storie che già conoscevamo. Abbiamo letto un mucchio di libri sull'argomento. Chissà che non li abbia letti anche tu e ora ce li vieni a raccontare. Sbottonati la camicia. Scusa? Ho detto slacciati la camicia. E perché dovrei? Fallo. Ecco. Anche questa è una storia. Eppure, la gente se vuole ci crede. È sempre così. La gente sceglie in cosa credere. Vieni. Scusaci un attimo. Tu se vuoi mangiare no, io qualcosa... sono a posto così, grazie. Quando ti ho invitato qui non credevo che avresti rivestito la parte dello scettico a oltranza. Ma poi proprio tu che credi fermamente in queste cose. Non potresti, non so, essere più aperto di mente? Lasciamolo parlare e poi valuteremo se credergli o meno. Ascolta, la storia che ci ha raccontato può anche essere credibile, ma che lui stesso sia un alieno, ma per favore. Ce l'ha detto perché siamo anche noi in parte alieni. Va bene, sono cose che abbiamo già sentito, che abbiamo già letto in altri libri. Ma prima lasciamolo parlare. Poi valuteremo, diamogli un'opportunità. Va bene, io vado avanti ad ascoltarlo, ma se mi rendo conto che ci prende per il culo,
io lo prendo e lo sbatto fuori a calci, è chiaro? Rilassati, Michele. Non essere così frettoloso. Va bene. Dov'è? Dov'è finito? Ecco, lo sapevo. Controlla dove tieni i soldi. No, Te l'avevo no, detto no. io, tu fai entrare in casa chiunque. Non può essere. E invece è così. Controlla... Ehi, che succede? Mi sono perso qualcosa, non volevo disturbare, sono andato in bagno e c'era... che urlava e... No, così. hai fatto benissimo. Vi dispiace se continuiamo domani? Perché ho un impegno stasera a cui non posso mancare e... Ma certo, non c'è problema. Allora a domani. A domani. A domani. A domani. Pronto? Salve, sono il dottor Mesti. Mi ha inviato un'email ieri pomeriggio. Disturbo? No, si figuri. Senta, devo ammettere che il documento che mi ha inviato è qualcosa di incredibile. Ma come ha avuto queste informazioni? Un amico. Beh, vorrei proprio conoscerlo, questo amico. Forse non ha ben chiara la situazione. Sono anni che cerchiamo di saperne di più su Sirio, sulla sua orbita, sulle anomalie della stella. E adesso, grazie a questa formula, direi che, insomma, abbiamo tutti gli elementi. La cosa sorprendente è che queste informazioni non ho idea di come questo suo amico le abbia avute, dal momento che nemmeno i più grandi astrofisici del mondo potrebbero conoscerle. Naturalmente è presto per cantare vittoria, occorrerà fare ulteriori verifiche, ma i risultati che abbiamo avuto fino adesso sono veramente molto positivi. Ecco, io, insomma, mi piacerebbe incontrarmi con lui prima o poi. Guardi, oggi dovrò intervistarlo. Se vuole può mandarmi delle domande che potrò porgli. Sì, certamente, gliele mando subito. Grazie infinite. Si figuri. A quanto pare le tue formule hanno fatto scalpore nel mondo della scienza. Quali formule? Riguardano Sirio. A proposito, perché non ci parli un po' del tuo pianeta, del tuo mondo, di Chilena? Ti ringrazio. Dovete sapere che nel nostro sistema ci sono 13 pianeti, nessuno dei quali, a parte il nostro, è dotato di atmosfera respirabile. Il nostro Sole, Kelon, è dotato di un sistema binario che voi chiamate Sirio A e Sirio B. Chiaro? La temperatura sulla superficie a livello equatoriale
è di circa 20-30 gradi centigradi. Quella minore invece è ai poli ed è di meno 80 gradi centigradi con punte che arrivano fino a meno 120. La gravità è di 1,2 G. Però queste sono informazioni, scusate, che difficilmente riuscirete a reperire su internet o altrove. Ecco, invece per quanto riguarda il tempo, noi lo misuriamo con un sistema vigesimosesimale, in base 26, giusto Michele? Che si basa sulla rotazione delle 3 lune principali. Scusami davvero, ma con tutti questi dati faccio fatica a seguirti. Andrebbero verificati. Perché non parliamo di qualcosa di più interessante? Per esempio, come sono la flora e la fauna sul tuo pianeta? Me le sai descrivere? La fauna. Da noi la fauna è molto ridotta rispetto a qui. Non ci sono animali costretti in cattività. Allora, se non ti dispiace, vorrei porti delle domande un po' più tecniche e scientifiche che mi hanno chiesto di farti, va bene? Prego, fai pure. Viaggiate alla velocità della luce? No, nell'universo non è possibile viaggiare a più di 1500 km al secondo. Allora, perché l'energia è uguale alla massa per la velocità al quadrato se è impossibile superare la velocità della luce? Da quello che tu mi dici, sicuramente, dottor Mesti. Il dottor Mesti lo conosci? Conosco un sacco di cose, come vi ho detto. E allora ti ripongo la domanda. Perché l'energia è uguale alla massa per la velocità al quadrato se è impossibile superare la velocità della luce? Conoscete i vincoli come il matrimonio? Non come la intendete voi, da noi è più una libera scelta che noi riconfermiamo ogni giorno. E ora? Hai riconfermato una libera scelta con qualcuno? Sì, ma 2 settimane fa Lidia è morta. Sono stufo di questi corpi che non durano. Al funerale di lei ho capito che dopo 300 anni che mi sono convinto che potevo essere come voi, al di là di queste piccole differenze, ho capito che io devo tornare a casa. Io spesso mi fermo di notte per strada a guardare le stelle, così lontane, così brillanti, e mi chiedo quali segreti nascondano dietro quel luccichio. E poi io, come dicevi tu, sento quello strano senso di nostalgia, come se io non fossi di questo mondo. Io vorrei tanto viaggiare, conoscere queste civiltà, conoscere la loro sapienza, la loro cultura. Io te lo prometto, un giorno o l'altro ti porterò con me nel cosmo. Aiutatemi a tornare a casa. Tikal, la tua storia è davvero affascinante, ma io ho bisogno di prove per crederti. Mi hai raccontato del tuo popolo, della tua terra, dell'astronave dispersa nell'Adriatico, ma io non ho niente di concreto, niente. Poi spiegami un alieno come fa ad usare internet. Ti ci vedo, sai, nel tuo salotto davanti al computer, mentre muovi il mouse e magari ti bevi anche una birretta e ridi delle persone che ti danno retta. No, non ho detto questo. Ho detto che ho bisogno di prove. Io ho segnato tutto quello che mi hai detto. E se tu mi darai una sola prova tangibile della tua storia, io inserirò il tuo materiale nel mio libro. Ma altrimenti... Ma Tikal, io so che tu puoi darmi queste prove. Diciamo che ci proverò, ma non posso garantirti niente. Pensa a 2 particolari. Come facevo a sapere quando mi hai cancellato le chat? E il blackout? Per quanto ne so, potrebbero anche essere tutte coincidenze. Beh, le coincidenze non sono che nodi nello spazio-tempo. Piuttosto, Michele, guardati i documenti che ti ho inviato, invece di farmi domande sullo sciacquone. Perdonami se non ho avuto tempo, ma la mia vita non gira intorno a te. E poi scusami, ma ognuno ha le sue curiosità. Tu comunque leggile, ma per adesso ci vediamo. Ciao Vanessa, e non smettere mai di credere, ok? Ma perché hai deciso di raccontare tutto questo proprio a me? Beh, diciamo che mi fido di te. Noi 2 siamo simili.
Ciao Orazio, e grazie dell'aiuto, è stato un piacere. Adios. Che ne pensi? Di quale aiuto stava parlando? Secondo me quel tizio è tutto strano. Ci ha raccontato un mucchio di sciocchezze. Però la sua storia è davvero interessante. Ho bisogno solo di prove per credergli. Esatto. Prove, prove, prove. Il mondo è pieno di gente che cerca di fregarci, di prenderci in giro. Come fai a non rendertene conto? Guarda un po' qua. Mentre lui parlava, prima ho fatto una ricerca su internet e guarda. Da Chilena alla Terra. Un romanzo di fantascienza di un certo James Morg. Quel tuo amico ci stava raccontando l'ultimo libro che ha letto. Cosa stai facendo? Va bene, dai, è meglio che me ne vada. Sì, lo penso anch'io. Come faceva a sapere il nome del canarino? Forse gliel'hai suggerito tu. Parli insieme al canarino di continuo. No, l'ha detto appena entrato in casa. Che c'è adesso? Gli uomini uccello dell'isola di Pasqua erano delle divinità, come gli Oannes, i mitici uomini pesce della civiltà sumera. E in tutte le raffigurazioni ci sono questi esseri divini che portano la civiltà agli esseri umani. Sì, lo so. E lo sa anche lui. È tutto il giorno che ci ha raccontato soltanto di miti e leggende del passato. C'è qualcosa di strano nel tuo sguardo, Orazio. Che cosa mi stai nascondendo? Ho capito. Forse Tikal vede attraverso i suoi occhi. È per questo che era tanto interessato a lui ed è per questo che sapeva tutte quelle cose. Ci deve essere un legame telepatico fra lui e Orazio, ne sono certa. Ma ti ascolti? Ti ascolti? Ti rendi conto delle stupidate che stai dicendo? Ti prego, torna coi piedi per terra. È un uccello, un canarino, cosa pretendi che sia? Andiamo, per favore. Il mondo è pieno di gente disposta a prenderti in giro, a fregarti. Come fai a non rendertene conto? Magari questo Tikal è soltanto qualcuno che cerca delle persone disposte a credergli. Io stesso 3 anni fa a Roma ho incontrato un guru che si fingeva un vampiro e cercava di convincere gli altri che erano vampiri loro stessi. Ti prego, lui potrebbe essere un guru altrettanto di una qualche setta che vuole soltanto adescare persone disposte a credere a tutto. Tutto, come te. Io non sono così ingenua. Lo sembri. Perché devi sempre rovinare tutto? Perché sei così testardo? Perché cerco di proteggerti, ok? Io so badare a me stessa. Sì, certo. Quindi tu hai smesso di sognare. Ma non è questione di sognare o meno. Ascolta, vattene. Ho bisogno di stare un po' da sola. Sei arrabbiata? No. Va bene, senti, è meglio che me ne vada. Comunque, non è vero che ho smesso di sognare, ma l'esperienza mi ha insegnato che il mondo è pieno di persone disposte a qualsiasi cosa pur di fregare gli altri. Ho capito benissimo. Monica, ciao. Ho letto la tua mail. La storia del tipo misterioso sembra interessante, ma... Lo sai, sembra un po' campata per aria. Non so se me la sento di pubblicartela se non mi fornisci delle prove. Qualcosa che mi faccia esclamare «Diavolo ballerino, grande Giove» o qualcosa del genere. Lo capisci, vero?
Sì, hai perfettamente ragione. Sono anch'io qui con la speranza di riceverne almeno una. Anche la storia dell'incontro ravvicinato sul Monte Musinè non era male. Male che vada, mi focalizzerei su quella. Ma la storia di Tikal è più, come dire, intensa. Oh sì, spettacolare. Fin troppo. Ma gli incontri ravvicinati del terzo tipo, quelli funzionano sempre. Sono più credibili. Questo tuo... Toki... Tikal. Sì, Tikal. Dice davvero tante cose. Troppe. Ma talmente incredibili che rischiamo di buttar fuori uno pseudo-romanzo di fantascienza. Io ti ho chiesto un libro di saggistica e ti devi basare su prove concrete. Sconvolgenti, sì, ma scientifiche. Ho capito, va bene. Ora vado a letto, è stata una giornata piena. Non te la prendere, va bene? Di una cosa sono certa. In ogni caso sarà un bel libro. Ti ringrazio, lo spero anch'io. Sono mesi che raccolgo le mie fonti. Per questo capisco perfettamente quello che mi dici. È proprio questo che intendo. Non ti è rimasto molto tempo, ricordi? Devi darmi qualcosa di concreto su cui lavorare entro settimana prossima. Altrimenti dovremo rimandare all'anno prossimo. No, Monica. Avrai tutto settimana prossima. Va bene. Dai, buonanotte allora. Buonanotte. Ho avuto anche dei figli. Avevo giurato che non mi sarei mai innamorato di queste cose fatte. Ho visto morire le persone che amavo e anche i miei figli. Mi dispiace moltissimo. Ma 2 settimane fa... Ho bisogno di una prova, Tikal. Beh, certo, altrimenti come si spiegherebbe, per esempio, il mito del diluvio universale, presente un po' in tutte le culture storiche del tempo, o il fatto che la leggenda degli uomini uccello non fosse presente solamente sull'isola di Pasqua, ma anche presso i Celti o presso le popolazioni del Nord Africa, o quelle medio orientali. Mi scusi, io adesso sto divagando, non è questo il punto. Vede, quello che sto cercando di dire è che di fatto noi esseri umani viviamo su una specie di polveriera. Ci comportiamo come se il nostro pianeta Terra fosse eterno, ma non è così. Basterebbe l'esplosione di un supervulcano o la caduta di un meteorite abbastanza grande, boom, la storia si ripeterebbe. E questa nostra Atlantide che ci siamo creati scomparirebbe. Ora, dottor Mauri, che cosa ci può dire di queste foto? Secondo lei sono autentiche? Le foto. Ah, vabbè, ma scusi, ma questa è una domanda da €1.000.000. Cosa vuole che le dica? Dai, su. Mio Dio. Vanessa, tutto bene? Daniele, le foto che mi hai spedito ieri. No, ma non stavo dormendo, figurati. Le foto. Ce n'è una di quelle vecchie. Sì, quale? C'è una famiglia, un uomo, una donna e 3 ragazzini. Chi è quell'uomo? Quello dovrebbe essere Attilio, il bisnonno. Il ragazzino sulla destra è nonno Anselmo. Attilio? Mi sembra si chiamasse così, quello morto giovane, non aveva neanche 40 anni. Com'è morto? Non lo so, è partito per un viaggio nell'Oceano Pacifico e non è più tornato. Scomparve? Sì. Ma perché ti interessa? E soprattutto, perché ti interessa l'una del mattino? L'uomo di oggi, Tikal. Chi? No, non importa, scusami. Buonanotte. Sei sicura di stare bene? Come mai prima d'ora? Allora buonanotte. Anche a te. Bene. A domani. Quindi è così. Quando dicevi che siamo simili ti riferivi a questo.
Ecco perché mi sembravi così familiare. Esatto. Come sei entrato? Ma io ero sicura di averla chiusa. Hai voglia di scambiare due parole? Sì. Vieni. Disperso nel Pacifico. Quindi ti sei finto morto, non è vero? Sei proprio tu. Non era mia intenzione, credimi. Non volevo far soffrire nessuno, ho sofferto io per primo. Io amavo tua nonna, Angelina, ma non sopportavo l'idea di vederla invecchiare, come era successo altre volte, come sapevo che sarebbe successo ancora. Allora mi sono finto morto e sono andato ad abitare per qualche settimana all'isola di Pasqua. Là mi perseguitava il ricordo di Angelina. Stavo male al pensiero di stare lontano da lei. Allora ho deciso di tornare. Ma lei era morta. Una malattia che, se avessi voluto, avrei potuto curare. Non me lo sono mai perdonato. Ora l'idea è morta, ma Angelina era l'amore della mia vita. Mi dispiace. Michele, ma che cosa stai facendo? Lo sapevo. Non ti permetterò di farle del male. Metti giù la pistola, ragazzo. Michele, ascoltami. Va tutto bene. Mettila giù. No. Da dove sei entrato? Ero qui fuori ma non ti ho visto passare. Dove ti eri nascosto? Lo sai benissimo chi sono, Michele. Per favore, metti giù la pistola. Io non ti credo. Perché sei tornato? Tu metti giù la pistola e io rispondo a qualunque tua domanda, va bene? No, non mi freghi. Sta lontano. Michele, metti giù la pistola. Sta lontano. Michele, ti prego, non mettila farlo. giù. Fermati. Mettila giù. No! Vanessa, cosa ho fatto? Devo chiamare aiuto. No, non farebbero in tempo. Sta morendo. Cosa? Non è vero. Devo chiamare qualcuno. Ti ho già detto che sta morendo. Pronto? Chi parla? Mandate un'ambulanza. A che indirizzo? Sta morendo. Pronto? Ci siete ancora? Allora è vero. Tu. Noi. Tutti noi siamo figli della galassia. Per questo che forse vi sentite un po' dispersi quando guardate verso l'alto. Ricordatevelo. Ricordatevelo sempre. Resterai. Non posso.
Prenditi cura di lei. Ne sarai capace? Ne sarai capace. Grazie. Ti rivedrò. Tornerò. Te lo prometto, non commetterò più gli errori del passato. Ricordami quando guarderai verso l'alto. Io sarò sempre con te. Sempre con te. E ti vedrò, magari, attraverso gli occhi di un canarino. Perdonami. Lo so tutto. Secondo una recente stima, se esistesse anche una sola civiltà extraterrestre ogni 10.000 galassie, questo corrisponderebbe a 1 milione di civiltà esattamente come la nostra. E questo solo per la parte di universo osservabile dalla Terra. Perché, come diceva Giordano Bruno già nel 500, l'universo è infinito ed esistono infiniti mondi con delle intelligenze potenzialmente come la nostra. Lei capirà che questo ci porta inequivocabilmente ad una sola conclusione. Non siamo soli. L'universo è infinito, il cosmo pullula di vita e questa vita potrebbe già essere arrivata qui, sulla Terra, in incognito. E chi lo sa quando? Ieri? L'altro ieri? O addirittura milioni di anni fa? Ed ora passiamo alle prossime notizie. Grande successo per Vanessa Giordano e il suo libro Intervista con l'alieno. L'autrice sarà presente settimana prossima alla Fiera del Libro di Torino per firmare autografi e incontrare i suoi fans. Per rimanere in tema, rimane ancora un mistero la strana luce vista nei cieli dell'Istria ieri sera. Molti hanno pensato a un UFO, altri invece, più cautamente, hanno avanzato altre ipotesi. Secondo i testimoni, questa luce potrebbe essere uscita dal mare al largo di Pirano per poi scomparire tra le nuvole. Lo spettacolo comunque è stato veramente unico ed ha lasciato tutti a bocca aperta.